Questo video è stato realizzato con alcuni accorgimenti per renderlo accessibile anche alle persone con deficit visivo. Sensoriabile anch'io. Un progetto a cura di Comune di Padova, Università degli Studi di Padova, Fondazione Robert Ollman, Aneomap e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Padova, con il patrocinio dell'azienda ospedaliera di Padova e dell'USL 6 Euganea, con il contributo di Itago SGR e IRSAP Foundation. Una prospettiva inedita. Irene Missaglia, sportellista anagrafe centrale Comune di Padova. Mentre firmavo con gli occhialini da ipovedente mi sentivo abbastanza disorientata perché non riuscivo effettivamente né a leggere quello che c'era scritto nel modulo né tantomeno a capire dove dovessi firmare. Barbara Arfè, delegata all'inclusione e alla disabilità dell'Università di Padova. Mettersi nei panni, assumere la prospettiva di una persona che ha una disabilità sensoriale, in questo caso una disabilità visiva, è importantissimo per riuscire ad acquisire quella sensibilità e quella capacità di adattarci dal punto di vista relazionale alla persona con disabilità visiva. La principale emozione è stata l'insicurezza e la fragilità rispetto a quello che stavo facendo in quel momento. Il progetto Sensoriabile Anch'io parte dai bisogni delle persone con deficit visivo, sviluppa interventi sul territorio con un approccio esperienziale e promuove una cultura sensibile e più accogliente verso le persone cieche e ipovedenti. Con percorsi partecipati di consapevolezza relazionale e sociale, il progetto è dedicato a coloro che lavorano nei servizi alla comunità sia in ambito pubblico che privato. Nella sua fase sperimentale, il progetto ha coinvolto 27 dirigenti e 108 operatori di 12 servizi della città di Padova presenti in 6 aree: servizi sociosanitari, istruzione, commercio, cultura, sport e tempo libero, servizi pubblici e trasporti. Le emozioni che ho provato bendata sono state sicuramente disorientamento rispetto a un luogo che, pur conoscendolo, era diverso ai miei sensi. Mi sono fidata molto del mio accompagnatore. Devo ammettere che senza la guida sarei stata un po' in difficoltà. Conoscere per capire. L'unica cosa che può aiutare è lavorare sulla conoscenza, rendere familiare la disabilità. Riccardo Massaro, Academy Bus Italia, Veneto. È stata molto importante l'esperienza di oggi perché ci ha aiutato a capire che chi non ci vede è molto in difficoltà e grazie a questa esperienza l'ho capito in prima persona. Difficilmente si pensa alle difficoltà che le persone ipovedenti o non vedenti hanno nell'affrontare situazioni che per noi sono quotidiane e noi dovremmo fare qualcosa in più per mettere a proprio agio queste persone. A conclusione di ogni percorso esperienziale nei 12 luoghi di lavoro, è stato consegnato a ogni gruppo un vademecum illustrato e personalizzato, con alcune facilitazioni ambientali e relazionali individuate. Oltre la barriera della solitudine. Lorenzo Martini, presidente UICI, sezione di Padova. Il problema grosso è proprio la solitudine delle persone, perché la cecità spesso oggi capita tra capo e collo nel corso della vita per malattie che sono invalidanti, soprattutto verso la terza età. E quando l'anziano non ha rete, vive da solo, diventa un dramma. Trovo persone chiuse in casa che hanno bisogno di tutti e quasi rinunciano a vivere. La disabilità visiva diventa una condizione invalidante davvero dal punto delle relazioni. Prepariamo i contesti. Il problema maggiore oggi per tutte le situazioni che compromettono la comunicazione è lavorare non tanto sulle persone con disabilità sensoriale, ma preparare i contesti, preparare gli altri perché gli altri siano in grado di relazionarsi con le persone con disabilità sensoriali.
Per rendere più accogliente il servizio si potrebbe sicuramente agire sul primo filtro, che è magari il bancone, quindi accompagnare l'utente sia verbalmente che anche poi con della segnaletica magari a terra, piuttosto che una segnaletica acustica che lo accompagni o lo direzioni allo sportello più indicato. I valori del progetto. Il progetto Sensoriabile Anch'io ha diversi valori. Uno è l'essere un progetto di rete innovativo, dove i partner agiscono in sinergia, l'azione è unica. Fare rete è importantissimo quando la rete diventa realmente un tessuto che dà struttura a un territorio. Quando questo avviene si creano dei percorsi efficienti anche per gli utenti e la presa in carico dei bisogni delle persone diventa realmente organica. La disabilità è una condizione che porta ad avere delle abilità ridotte e quindi in qualche modo bisogna compensarle con la cultura, con le tecnologie, con l'apporto delle altre persone. È fondamentale quindi essere integrati, più si è integrati, più si riesce, sia nel mondo della scuola sia nel mondo del lavoro, si riesce a essere uomini tra gli uomini. Un'esperienza che allarga lo sguardo. Sono più difficili da abbattere le barriere relazionali, perché per le barriere architettoniche in qualche modo si può agire, ma sulla mentalità delle persone, l'empatia è più difficile. Quindi sicuramente le relazioni sono la parte più importante che mi consentono anche dal mio punto di vista di abbattere quelle architettoniche e se non abbatterle quantomeno di evitarle. Matteo Orbolato, Academy Bus Italia, Veneto. È stata un'esperienza molto positiva. Ho avuto l'occasione di sperimentare sulla mia pelle quello che le persone con difficoltà visiva incontrano nella nostra vita quotidiana. Ho provato delle difficoltà molto accentuate nell'affrontare anche le situazioni più semplici. Di conseguenza ho ritenuto questa esperienza molto utile e formativa per quello che sarà la mia futura carriera da autista.